Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi leggerò il volantino della Lidl con l'uscita degli utensili della Parkside del giorno 7 settembre 2023. Solo che non ho il volantino con me, come farò a leggerlo? Grazie a San Massimo che mi manda i link e che mi dà la possibilità quindi di leggere per farvi conoscere gli articoli che troverete in vendita il 7 settembre. Quindi cambiamo inquadratura, vediamo cosa ci propongono, commentiamo assieme. Di quello che già ho utilizzato vi darò le mie opinioni, di quello che non ho utilizzato vi leggerò solo la didascalia, ma comunque vi lascio i link giù nel primo commento della descrizione per vedere sia articoli simili su internet che eventualmente, se vi va, anche le recensioni degli articoli in questione. E iscrivetevi anche al canale Telegram perché là pubblico tantissime offerte che trovo sul web. Ora però cambiamo inquadratura e guardiamo i link che mi ha mandato Massimo dal tablet. Iniziamo. Ed eccoci quindi davanti al nostro tablet. Quindi come primo articolo troviamo il tagliabordi ricaricabile che serve per poter rimuovere erba, cespugli eccetera dove non sono desiderati. Funziona a batterie ma viene venduto senza batterie e senza caricabatterie, compatibile ovviamente con tutte le batterie della linea X20 V-Team da 2 fino a 8 A. Queste sono le fotografie del prodotto. Come vedete abbiamo la testa con all'interno il rocchetto con il filo che poi si taglia in automatico in modo da avere la lunghezza sempre costante. Io finora non ho avuto bisogno di questo tipo di articolo, quindi non l'ho provato personalmente, però come vedete da questa immagine si può utilizzare appunto per rimuovere tutti i cespugli e l'erba che non desideriamo. Leggiamo quindi la didascalia: manico allungabile di 23 cm, due rocchetti di filo inclusi, di cui uno montato e uno di ricambio. La lunghezza è 2 x 5 metri e lo spessore è 1,4 mm. Sistema a doppio filo con regolazione automatica appunto della lunghezza. La testa del tagliabordi è ruotabile da 0 a 180 gradi con un angolo di inclinazione regolabile su 5 posizioni e il diametro di taglio è di 25 cm. Costo 34,99 €, ai quali dovete sommare, se già non lo possedete, il costo della batteria e del caricabatterie. Ma diciamo che ormai siamo tutti forniti di batterie della Lidl, quindi non dovremmo avere questo tipo di problemi. Il successivo, sempre senza batterie e senza caricabatterie, è un seghetto ricaricabile, anche questo della linea X20 V-Team, costo di 39,99 €, che serve per potare i rami, ma non solo, perché ha lo stesso funzionamento del seghetto a gattuccio. Infatti questo è lo stesso tipo di innesto. Guardiamo questa immagine. Come vedete abbiamo la parte frontale con queste due ganasce in metallo che si vanno ad ancorare sul ramo, dandoci la possibilità di troncare rami, ma non solo, qualunque tipo di pezzo di legno ma anche in metallo. Il numero di corse è regolabile a piacere da 0 fino a 2700 al minuto. La lunghezza della corsa della lama è di 20 mm e la massima capacità di taglio nel legno è 90 mm. Però vi ripeto, si può utilizzare con le lame apposite, quindi non quelle per il legno, anche per poter tagliare metallo, plastica e tanti altri materiali. Se vi interessa vi lascerò il link di un prodotto simile sempre della Lidl che ho già recensito, nel quale spiego tutti i vari funzionamenti. Il prodotto successivo, che troviamo scontato di 2 € perché costava 14,99 € e costerà 12,99 €, è il portautensili o estensione Combi System, compatibile con il sistema Combi System Parkside e adatto al sistema Combi System Gardenia. Materiale per il montaggio incluso. Il massimo carico totale deve essere di 10 kg. Il portautensili è una dimensione di 56 x 10,4 x 9 cm, invece l'estensione 46,9 x 10,4 x 9 cm. Andiamo alla pagina successiva e troviamo la motosega ricaricabile. Attenzione, non è la mini motosega, funziona con batteria da 20 volt della Parkside, con motore brushless, quindi senza spazzole, che non richiede manutenzione perché nel tempo non si usureranno non essendo presenti. Ha fino al 30% di maggiore durata rispetto ai motori comuni, quindi quelli che hanno le spazzole, due velocità della catena impostabili fino a 20 metri al secondo, una robusta catena da 16 pollici con 56 elementi di trasmissione, un sistema di lubrificazione automatica, quindi praticamente man mano che andate lavorando la catena verrà lubrificata in automatico, non sarà necessario agire manualmente. La lunghezza massima di taglio è 38 cm e anche in questo caso batterie e caricabatterie non inclusi al prezzo di 99 €. Andiamo ancora avanti e troviamo qualcosa che già fa più gola a chi è appassionato del fai da te, perché queste sono delle punte di trapano. Sono dei set composti sia da 5 che da 9 pezzi e sono disponibili diversi tipi di punte, quindi ingrandiamo l'immagine. Come vedete abbiamo delle punte per il muro, queste invece sono delle punte multimateriale che vanno bene sia per il metallo che per il legno, un po' come tutte le punte per il metallo si possono utilizzare per il legno, ma non hanno la punta centrante, quindi attenzione se dovete fare dei lavori di precisione, utilizzate punte specifiche per il legno. Queste sono invece i set composti da 5 pezzi, sempre per il muro, e queste specifiche per il legno. Come vedete abbiamo la punta che
che ci guida, quindi contrasta eventuali deviazioni dovute alle venature del legno. Quindi a secondo quello che dovete fare utilizzate la punta specifica, e il costo di ogni singolo set di punte di trapano costerà 4,99 €. E a proposito, questo è un martello demolitore ricaricabile che costerà 79 € con motore brushless, anche questo senza batterie, senza caricabatterie, che ha diverse funzioni: la funzione di trapano, martello, quindi demolitore, ma anche la funzione di poter ruotare, mentre ha la funzione di battente, quindi 3 funzioni in uno. Tra l'altro questa ghiera ci dà anche la possibilità di posizionarlo con una selezione intermedia che ci consente di posizionare un eventuale scalpello con l'angolazione che preferiamo. Leggiamo quindi la descrizione: selettore centrale per tutte le funzioni, quindi quelle che vi ho già spiegato: forare senza percussione, forare con percussione, scalpellare, e l'impostazione dell'orientamento, fino al 200% più forte nelle percussioni, fino al 30% più veloce e fino al 100% di maggiore durata. Ovviamente si riferisce al paragone con lo stesso prodotto col motore a spazzole. Da questa parte abbiamo ulteriori informazioni, quindi impugnatura aggiuntiva ruotabile a 360 gradi, energia della percussione 3 joule, numero di colpi in modalità 1 o 2 che vanno da 0 a 3265 oppure da 0 a 4700, regime minimo del motore sempre in velocità 1 da 0 a 600, velocità 2 da 0 a 950. Questo lo possiedo, l'ho utilizzato più di una volta e sono iper soddisfatto di questo articolo. Ovviamente non è professionale, ma personalmente l'ho visto utilizzare anche professionisti con grande soddisfazione. Ovviamente verrà venduto all'interno di una valigetta, all'interno della quale troviamo anche gli accessori posizionati in modo da poter trasportare tutto comodamente. Ma l'articolo tanto desiderato e tanto atteso, ormai davvero da un bel po' di tempo, è il trapano battente ricaricabile. Questo non è altro che un trapano vero e proprio che ci dà la possibilità di scegliere solo fra due tipi di selezione e di funzionamento. Quindi la rotazione normale, per utilizzarlo per esempio per forare il legno dove non serve la percussione, oppure di selezionare la modalità rotazione più battente. E questo piccolo, grande trapano ricaricabile battente, ragazzi, ha una forza davvero elevatissima. Io l'ho utilizzato una marea di volte, l'ho anche prestato ad alcuni amici, sono rimasti tutti soddisfattissimi, ma anche guardando le varie recensioni non c'è nessuno che si lamenta, se non di un piccolo dettaglio che non rappresenta un difetto e per il quale ho comunque fatto un video, è che il selettore a volte è un po' troppo duro da muovere. In questo caso basta mettere semplicemente una gocciolina di olio WD-40, svitol eccetera in questa sagomatura per poter facilitare lo scorrimento, perché plastica contro plastica, quindi a volte si blocca leggermente. All'interno della confezione ci saranno diverse punte di trapano, alcuni bit, quindi inserti per poter avvitare e svitare. Questo è il grasso da inserire sempre, mi raccomando, quando utilizzate il mandrino SDS. Praticamente l'SDS ha questo tipo di innesto, va messa una puntina di grasso nell'innesto, nel codolo. E in dotazione ci sarà anche questo mandrino particolare che converte da attacco SDS ad attacco con il codolo cilindrico. Per questo mandrino non dovete utilizzare la percussione perché si può danneggiare. E il costo di tutto è 34,99 €, sempre senza batterie e senza caricabatterie. Andiamo ancora avanti e troviamo dei set di punte per trapano. Queste sono delle punte Forstner con diversi diametri che servono per poter praticare i fori, per esempio quando si inseriscono le cerniere a scodellino oppure quando si vuole incassare su una superficie, per esempio una rondella eccetera. Anche questi articoli ve li ho già recensiti come il trapano precedente, quindi trovate tutto nel primo commento e nella descrizione per vedere il loro funzionamento. Queste invece sono delle punte coniche a gradino, pure queste recensite, e che io vi consiglio di comprare perché vi permettono di praticare molto velocemente dei fori di grandi dimensioni. Si possono utilizzare anche sul metallo se non ha spessori elevatissimi, anche perché sono dei prodotti economici, quindi se sfruttate con metalli molto duri ovviamente la loro vita si riduce. Però ragazzi, sono molto comode e secondo me un prodotto di questo tipo all'interno di un laboratorio non dovrebbe mai mancare, così come quest'altro tipo di punte che però sono specifiche per il legno. Vi lascerò tutti i link per vedere i vari funzionamenti. Andiamo ancora avanti e troviamo finalmente Sua Maestà la batteria Smart da 8 Ah a costo però di 69 €. Conviene? Sì e no, perché una batteria da 8 A al posto di due batterie da 4 A vi vincola, nel senso che è vero vi dà più autonomia, però appena si scarica poi dovete aspettare che si ricarichi per poterla riutilizzare, quindi se avete solo questa batteria siete un pochettino più vincolati. Con due batterie da 4 A già avete un ottimo spunto, il prezzo su per giù è allineato, però vi danno la possibilità, nel caso in cui la batteria che state utilizzando si sia scaricata, di inserire quella che è già carica, nel frattempo potete ricaricare quella scaricata. Comunque questa ha anche la funzione
specifica per poter essere utilizzata con l'applicazione della Lidl, quindi con Ready to Connect, anche per poter comandare eventuali utensili che hanno questa funzione. Infatti nella parte frontale c'è il simbolo del Bluetooth, ma lo scopo principale di questa batteria comunque è avere una maggiore autonomia e avere uno spunto abbastanza elevato. Andiamo ancora avanti e troviamo invece le batterie da 2 Ah non smart, quindi a costo di 24,99 €, vendute assieme a caricabatterie. Molti si lamentano del fatto che vorrebbero la batteria venduta singolarmente. Lo capisco effettivamente, perché se si comprano 10 batterie per avere una scorta ci si ritrovano pure 10 caricabatterie. Avrebbero potuto fare 2 set differenti oppure vendere separatamente la batteria e il caricabatterie. Poi troviamo il potatore telescopico, anche questo senza batteria e senza caricabatteria, con manico telescopico con 82 cm di intervallo di regolazione per segare senza cavi fino a 4 metri di altezza. La lunghezza complessiva quindi sarà 2,70 m. La testa della sega è inclinabile per tagliare anche i punti difficilmente accessibili, la lunghezza di taglio invece è 20 cm, la massima velocità della catena è 5 metri al secondo. Non c'è un sistema di lubrificazione a quanto pare, quindi in questo caso dovete lubrificare la catena e evitare che si danneggi, anche se con queste velocità non è fondamentale, però è sempre meglio lubrificarla almeno ogni tanto. Qua abbiamo un'immagine in cui fanno vedere per esempio questo operatore che sta troncando, sta potando un ramo molto alto, semplicemente allungando il manico telescopico e reclinando la testa, e costerà 59 €. L'articolo successivo invece è il faro LED con powerbank, con una capacità utile del powerbank di 1400 mAh, 2 prese USB, quindi incluso anche un cavo USB per la ricarica, 4 modalità di funzionamento, quindi con modalità massima, eco, SOS e luce lampeggiante. Ha una luce bianca fredda, 1500 lumen di luminosità, forte ma non fortissima, e una staffa richiudibile che ci permette anche di appenderla. Quindi questa è la posizione che avrà quando sarà chiusa, questa invece è la posizione da aperta, ma è regolabile come inclinazione. 19,99 € non è tantissimo e si ha la doppia funzione, perché nel caso in cui abbiamo un dispositivo scarico, abbiamo questa a disposizione, possiamo utilizzarlo per ricaricare per esempio i nostri telefonini. Poi troveremo delle fascette fermacavo, 50 pezzi, 2,99 €, sia di colore bianco che di colore nero. Vabbè, le immagini poi fanno vedere l'utilizzo tipo fermacavo per i sacchetti della spazzatura, eccetera. Andiamo ancora avanti e troviamo invece il tagliasiepi, un tagliasiepi a batteria che permette di tagliare sia le siepi che altri tipi di piante, sporgenze, dei ramoscelli eccetera, con un'impugnatura rotabile di 90 gradi su entrambi i lati per tagliare comodamente anche in verticale. Quindi una siepe che si vuole tagliare sia nella parte superiore che ai due angoli, basterà semplicemente ruotare la lama in modo da impugnarlo in modo naturale. La lama è in acciaio temprato con affilatura al diamante, lunghezza e spessore di taglio 52 cm, massimo 12 mm per quanto riguarda i rami. Il numero di corse è regolabile da 0 a 2600 al minuto, anche in questo caso senza batterie e caricabatterie, a 39,99 €. Andiamo ancora avanti e troviamo attrezzi da giardino che costavano 11,99 € e costeranno 9,99 €, quindi scontati di 2 €, e si tratta quindi di un rastrello, di una scopa per esterni, un altro rastrello però rigido, mentre questo serve per raccogliere per esempio le foglie e tutti i materiali leggeri. Questo è un vero e proprio rastrello, poi questo aggeggio che non so cosa serva, una sorta di pala, e quest'altro rastrello, più questo che dovrebbe essere una sorta di scopino. Non l'ho mai utilizzato, quindi non so parlarvene. E dunque ragazzi, grazie ancora di nuovo a Massimo per avermi mandato il link, grazie a voi per aver visto il video fino in fondo. Spero che vi sia piaciuta questa lettura del volantino, anche se è meno affascinante di quello cartaceo. Non mi rimane che appunto invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella dopo esservi iscritti, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!